Buongiorno a tutti e ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati in questo Mattino Milan, ben ritrovati nella seconda settimana di sosta nazionale, o meglio in realtà in quella settimana lì. Caro Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Inizia la settimana che ci porterà al derby e quindi è sempre una settimana importante, è una settimana che pian piano si caricherà di tensione, di attesa. È ovvio che arriviamo, Simo, da un pareggio col Parma per quanto riguarda il Milan, quindi magari un pochino il clima sia un po' più spento rispetto a qualche settimana fa. Arriviamo da una sconfitta tremenda della nazionale, tra l'altro, con il primo gol di Pio Esposito a San Siro con la maglia della nazionale, il secondo consecutivo, ma comunque un 4-1 subito dalla Norvegia. Arriviamo insomma con tante cose, ecco, con due squadre che sono in cima alla classifica, l'Inter in vetta, noi qualcosina sotto, però comunque è sempre il derby e bisogna stare attenti perché già ho letto, tra virgolette, funerali ai giocatori dell'Inter dopo la partita contro la nazionale, cioè della nazionale. Io starei sempre attento perché i giocatori dell'Inter con l'Italia sono una cosa, i giocatori dell'Inter nell'Inter sono un'altra, quindi bisogna stare attenti e bisogna supportare questo canale attraverso i like, i commenti, le condivisioni, le iscrizioni che sono gratuite e se vi va anche gli abbonamenti a 2,99. Vabbè, proprio velocissimo mio pensiero molto personale, siamo in una sorta di mondo di mezzi, di passaggio non ti dico di consegne, però a me fa un po' malinconia questo calcio italiano di adesso, neanche tanta rabbia, perché sì, sarebbe da arrabbiarsi per come ci si è conciati in questi anni per arrivare in questo momento storico, senza lo straccio di uno stadio, non il Milan in generale, senza un campionato che possa essere attrattivo, eccetera, di come si è perso tantissimo per strada, perché si è lavorato male, uno, e si è pensato a riempirsi soprattutto le tasche, purtroppo, due. Però al di là di questo, credo che sia abbastanza malinconico vedere giocare sia l'Italia che il campionato italiano in generale, che veramente c'è una qualità. Vabbè, andiamo avanti. A proposito di campionati di Serie A, visto che arriva il derby, e ce n'è uno che ne ha giocati un bel po', nel recente passato sono tornate fuori, insomma, notizie, o meglio voci, su possibile ritorno di Thiago Silva. Thiago che Henry va per i 42 a settembre prossimo, il 22 settembre ne fa appunto 42, quindi inizierebbe praticamente la stagione prossima a 42 anni, ma se dovesse arrivare a gennaio sarebbe un giovanissimo 41enne e mezzo. Scherzi a parte, Thiago trascende dall'età, ovviamente, non è una questione di età, l'abbiamo visto anche recentemente. Ora ti faccio vedere una cosa per introdurre l'argomento. Questa è la sua stagione da gennaio scorso ad oggi, perché ovviamente la stagione nel campionato brasiliano è solare, quindi non va da giugno a giugno. Questo è il suo minutaggio, cioè comunque è un ragazzone che ha giocato 3.500 minuti, non poco. No, Simo, non poco, questi sono i suoi numeri, a parte che ha buttato dentro anche 3 gol in tutto ciò, perché è sempre stato comunque anche un difensore, a parte con un piede educatissimo, ricordo anche, oltre lui a fare regia, no? Credo che anche una partita era stato utilizzato un po' più avanti alla difesa proprio perché aveva questa capacità con i piedi, anche tentava spesso il tiro da fuori, aveva il piede per cercare la botta a distanza e poi di testa ai tempi, ricordiamo che quel gol al Barcellona in Champions League, di testa insomma sapeva il fatto suo, ecco, per essere delicati, ecco, perché poi era veramente forte. Detto questo, Simo, Thiago Silva ha giocato 41 partite e soprattutto Thiago Silva, cioè già a fianco a me sembra più giovane di me.
quindi cioè, figuriamoci se lo mettiamo a fianco a te, cioè, sembra proprio un pischello. Eh, Non ho capito questo attacco gratuito, ma no, vabbè. però questo per dire che insomma ancora di benzina secondo me Thiago ne ha, magari fisicamente un po' meno, perché comunque 41 va per i 42, cioè non è che sono bruscolini come si suol dire, però ha dimostrato anche nel mondiale per club, e ne sa qualcosa l'Inter, gli anni scorsi, no? Anche il Chelsea, prima che poi ritornasse in Brasile, eccetera, che ancora è un difensore di assoluto livello e valore. Ma più che quello, Simo, finora ci siamo limitati a commentare, diciamo, il Thiago Silva in campo, no? Cioè caratteristiche tecniche, fisiche, l'età, eccetera. Thiago Silva ha una mentalità che in pochi al mondo hanno, cioè ha un carisma che in pochi al mondo hanno, ha un'esperienza che in pochi al mondo hanno, conosce il mondo Milan come pochi, tra l'altro, no? Nel panorama calcistico attuale. Io ricordo quel discorso che fece proprio al Mondiale per Club con tutti i suoi compagni, no? Discorso Sì, sì. motivazionale che ha avuto effetto poi alla fine, visto il cammino della Fluminense, e quindi hai Modric che ti ha già dato questo boost, hai messo dentro Rabiot che in parte magari ti può aiutare, c'è Max Allegri che come abbiamo sempre detto ha molta presa sullo spogliatoio, sul gruppo e soprattutto dal punto di vista del carattere, andresti secondo me a mettere l'ultimo tassello da quel punto di vista lì, cioè chiuderesti il quadro di avere tre senatori diciamo pesanti, esperti, con tanta esperienza, più un allenatore sempre di quello stampo lì. Per me in ogni squadra vincente ci sono quei tre super big, no? Quei tre giocatori che Mm. danno quel qualcosa in più. Thiago Silva per me sarebbe un grosso ed enorme sì, più per questo motivo qua quasi che per il difensore Thiago Silva, ti direi che comunque è fenomenale. Poi non so, magari Thiago che cosa ha in testa, cosa vorrà fare, perché poi penso che dipenda tanto anche da quello. Allora, adesso di questo parliamo per aprire il capitolo può venire, non può venire. Io volevo fare un minutino per, tra virgolette, cercare di convincere gli scettici. Thiago non verrebbe qui per fare 5 anni, verrebbe qui per fare 6 mesi. 6 mesi dove non si mette neanche a fare il titolare indiscusso, o meglio, se sta meglio e può giocare ed è meglio di chi in questo momento sta giocando, gioca, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro, anzi, ben venga se aiuta a migliorare il Milan. È una questione molto contingente, perché a gennaio non è che mi vedo il Milan andare sul mercato e dire ah beh, abbiamo 3 difensori, più De Winter 4, forse Odogu va in prestito, quindi ha bisogno di un difensore. Ah, tra parentesi, forse Odogu va in prestito, perché ci siamo resi conto che a 18 anni fare il secondo cambio nel Milan è un po' prestino, soprattutto se hai fatto 3 partite da professionista prima di venire al Milan. Ma l'avevamo già fatto con Pellegrino sto errore, però abbiamo dovuto giusto di picchiarci il muso, perché non è sbagliato a prescindere prendere Odogu, è sbagliato eleggerlo a secondo cambio del Milan a 18 anni. Lo può fare tra un po'. Chiusa parentesi. Cosa fa Thiago? Viene ad allungare un reparto in un mese dove il Milan non è che si mette lì e inizia po' e spende 25-30 per il difensore, poi ci serve una punta, altri 25-30 per la punta, cosa facciamo? 50? Difficile, soprattutto con un Milan che parte senza la Champions League, non la competizione, i soldi della Champions League. Quindi bisogna essere, tra virgolette, un po' realisti sulla situazione. Se il Milan non ha milioni da spendere, che ne so, andasse a prendere il titolare inamovibile, piantarlo in mezzo alla difesa e magari far retrocedere uno dei 3 titolari di adesso, la soluzione di Thiago per 6 mesi per me se non è la migliore possibile, poco ci manca, perché sta giocando già così nella flu, da centrale in mezzo ai 3, e quindi lo metti lì, non me ne voglia Matteo, però sarebbe più o meno quella la posizione. Dall'altro canto, come hai detto giustamente tu, cioè, si porta dietro una carrettata di esperienza, di leadership, eccetera, che anche se non dovesse giocare o comunque fare da qui a giugno 500 minuti,
non di più, sono 6 partite, 7, 8 se prendi gli scampoli. Quindi fare metà delle partite di Serie A a disposizione in un girone va bene, cioè ti serve per allungare il reparto, non ti serve per essere il tuo titolare inamovibile per 5 anni. Io credo che sia abbastanza una situazione, non ti dico da win-win, però cioè, Sì, sì, no, ma da win-win, non mi inutile scrivete nei sognare. commenti, "Ah, che palle vecchio, no, ancora con te, beh, basta, Thiago Silva, ma ancora, ma già abbiamo Modric." 6 mesi nel caso, 6 mesi, anzi 5, perché a giugno non si gioca. 5 mesi. Sì, ma 5 mesi ti dirò di più, cioè il Milan gioca già una partita a settimana e vediamo che Eh, Luka Modric, quando può anche magari uscire un pelo prima, quando ci sono anche giocatori di livello a fianco che lo fanno un po' rifiatare, non è che ha troppi problemi, è uno di quelli tra l'altro che corre di più, no? Thiago Silva più o meno possiamo fare lo stesso identico discorso di Modric in questo senso, anzi ti dirò di più, avendo Gabbia che comunque se la sta cavando piuttosto bene in quel ruolo lì, cioè, tu puoi anche permetterti a Thiago Silva di fargli giocare una volta ogni 2 settimane, cioè di fare una partita, poi recupera per bene e quando si risente pronto di giocare gioca quella dopo, cioè non è che bisogna correre, non abbiamo partite infrasettimanali, non abbiamo chissà quali impegni, insomma è una soluzione secondo me più che ottima, ripeto, più per l'uomo Thiago Silva, più per il leader Thiago Silva che per il difensore Thiago Silva. Perché ne abbiamo bisogno? Perché cioè, stiamo andando di estremi, no? O prendiamo chi ha 3 presenze dei professionisti o prendiamo quarantenni. È ovvio che tutti vorremmo il Van Dijk, ma Henry, questo è il esatto, discorso. perché mancano quelli, quindi o prendi quelli che ancora devono nascere o prendi quelli che stanno arrivando alla fine. Eh, Però ben venga che siano quelli che stanno arrivando alla fine per 6 mesi, per soluzioni ponte, piuttosto che giovani che hanno 3-4 presenze dai professionisti, perché abbiamo visto che ti fa la differenza, cioè l'esperienza ti fa la differenza, ma non è così nel calcio, punto, cioè è così ovunque. Avere esperienza fa la differenza su tanti altri aspetti, ma proprio nel mondo generale del lavoro, della vita, cioè funziona così. Vabbè, Henry, morale, ma viene o no? La risposta è, Cosa lo chiedi a me? Cioè, non lo so, tu che sei amico di Thiago, viene o no? io non sono amico di Tiago, purtroppo, aggiungerei, purtroppo mi piacerebbe tanto diventarlo. Io posso dirti che per me è un grande sì, posso dirti che i rapporti con Allegri ci Eh, sono eh, ottimi. Tiago è eh. molto legato al Milan e in quel Milan di Tiago c'era Allegri, quindi è anche legato ad Allegri, sa bene come allena, sa bene cosa vuole già e quindi questo sicuramente aiuterebbe. Poi da qui a dirti viene, no, è difficile dirlo adesso, siamo ancora al 17 novembre. Io penso che Tiago debba anche fare, e immagino stia facendo, dei ragionamenti su quando e se vorrà smettere, perché comunque arrivati a 40 anni i giocatori iniziano a farli questi pensieri, no? Anche Quindi cosa prima. fa? Fa 6 mesi al Milan e poi smette, fa 6 mesi al Milan e poi che ne so, torna a Londra perché la famiglia a Londra al Chelsea e quindi ritorna a Londra, non lo sappiamo, insomma, non sappiamo cosa c'è nella testa di Thiago Silva in questo momento. Magari potrebbe anche pensare di smettere adesso con la fine del contratto con la Fluminense, cioè gli scenari sono tanti, quello che ti posso dire io è il rapporto con Allegri c'è, a noi i difensori servono, sono 5 mesi, Tiago ti prego, cioè, cosa ti devo dire? Va bene, lo staremo a vedere cosa vorrà fare il buon Tiagone, che in questo momento è concentrato nel finire la stagione alla Fluminense, ma insomma, poi dovrà decidere cosa fare nella vita in generale, anche oltre ad essere calciatore, perché non è che la vita finisce a 40 anni. Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti, vi aspettiamo più tardi, ciao.